Ciao ragazzi, siamo qui perché vi voglio presentare un nuovo volante che è arrivato oggi. Partiamo dal principio, perché ho preso un nuovo volante? Allora, io finora ho sempre usato il Fanatec Formula Rim modificato per essere usato su un Open Sim Wheel, ci ho messo il Quick Release Q1R, come si chiama, e ci ho fatto mettere anche la schedina di Potenar per poterlo usare direttamente con la porta USB. Allora, vediamo un po' di cosa possiamo parlare di questo. Questo volante diciamo che è buono, però ha alcune mancanze. Per esempio, i pulsanti ci sono, però è un pochino limitato. Mi mancano per esempio dei rotary, degli switch. Per esempio, i rotary abbiamo questo qui e basta. Per esempio, se vogliamo modificare il bilanciamento di frenata oppure la mappatura del motore, cose così, avevo bisogno di qualcosa in più. Poi parliamo anche delle cambiate. Questo non ha un feedback eccezionale, è soltanto una corsa di una molla e basta. Molte volte mi è capitato di fare anche la doppia cambiata rovinandomi la gara. Vediamo cosa è arrivato oggi. Ecco qua, una scatola con dentro una valigetta, veramente di ottima fattura, eccezionale. Adesso la apriamo la valigetta e vediamo cosa c'è dentro. Ecco il volante. Questo volante è stato costruito da Coop Control. L'aspetto è completamente differente rispetto al Fanatec. Vediamo cosa altro c'è nella valigetta. Facciamo i ripiani. Qua abbiamo il rotolo di tutti gli adesivi per aggiungere ciò che si vuole ai rotari oppure ai pulsanti. Abbiamo un cavo USB da collegare al connettore del volante direttamente al computer. Vediamo come è fatto questo volante. Allora, una volta impugnato si sente che l'impugnatura è molto ergonomica, poi le impugnature sono di plastica, un punto a favore secondo me rispetto al Fanatec, perché il Fanatec ha le impugnature in alcantara che sono molto più sensibili e devo usare sempre i guanti per guidarci, per evitare di sporcarlo con il sudore. Comunque io consiglio sempre di usare i guanti quando si guida per evitare proprio di rovinare col proprio sudore. Davanti abbiamo 14 pulsanti, sono fatti piuttosto bene, e poi abbiamo anche il stick digitale che fa anche da croce direzionale e anche da rotary. Questo è veramente molto utile come funzione, ce l'avevamo anche sul Fanatec. Poi vedremo se sarà preciso, molto più preciso spero, perché quello del Fanatec a volte non funzionava bene come switch, mancava con l'input di 2 o 1. Poi abbiamo anche i rotary encoder, lo switch, che sono in questo caso ne abbiamo 4 sulla facciata e 2 ai lati, per un totale di 6. Questo qua sotto non è un rotary, ma questo qui serve a regolare la frizione. Poi un'altra cosa che vi voglio far vedere è il cambio, che ha un feedback veramente eccezionale, perché fa questo click. Qua abbiamo una calamita di tipo un feedback magnetico. Questo qua aiuta tantissimo ad evitare la doppia cambiata, che a me è successo spesso con Fanatec, perché non c'è alcun tipo di feedback. E poi abbiamo degli switch on-off. Questi qua possono essere utili per qualsiasi cosa, per esempio accendere o spegnere i fari. Adesso andiamo a provarlo. Prima di provarlo dobbiamo aggiungere questo adattatore per attaccarlo alla Open Sim Wheel. Ecco il volante. Devo farvi una premessa prima di andare avanti. Ho fatto una ricerca prima di comprarlo, ho visto tutti i tipi di volanti che c'erano. C'erano dei volanti da Formula 1 con display corporato, eccetera, eccetera. Il prezzo di questo volante è piuttosto impegnativo, in linea con tutti gli altri volanti che ci sono in commercio.
Io ho scelto questo qui senza display proprio perché ho già un display incorporato con la parte del volante. Una cosa che ho notato subito appena abbiamo montato il volante è che attivando questo interruttorino piccolino si accende uno spia. Veramente una figata questa perché ti ricorda che hai attivato qualcosina. Abbiamo sia qua sia qua. Un'altra cosa, questo qui è per quando mettiamo il limitatore per esempio e si attiva il lucino che ti ricorda che hai il limitatore attivato. Anche questo spia qua abbiamo. Adesso andiamo a provare il simulatore che è quello che si presta di più con questo volante, che in questo caso è iRacing. Allora, eccoci qua, siamo su Daytona con la Mercedes GT3. Allora, ho settato tutti i tasti sul simulatore, proviamo a selezionare il limitatore di velocità. Ecco qua, funziona. Come potete vedere c'è anche il display che mi indica che ho il limitatore attivato, molto comodo rispetto ad averlo qui. Io personalmente preferisco averlo qua su invece che sul volante, perché sul volante quando sterzi non hai tutte le informazioni sotto gli occhi. Adesso questo qua non mi ricordo cosa ho settato. Ah sì, qua ho settato la radio R, così quando devi mandare un messaggio premi e ti si accende la spia che hai la radio aperta e poi la spegni. Poi abbiamo il crashing control, funziona perfettamente, è veramente preciso, non perde neanche uno scatto. Poi abbiamo il ripartitore di frenata, preciso anche questo. Abbiamo la benzina, full mixture, questo non l'ho settato perché non ce l'ha. Poi ho settato la pressione, però qua ce l'abbiamo automatica. E poi il cambio. Facciamo un giro di prova. Proviamo a spegnere il motore, vediamo se funziona. Si è spento. Il feeling rispetto alla Fanatec è completamente diverso perché i manubri sono leggermente più sottili, c'è bisogno di fare un pochino di pratica per riprendere completamente la mano. Però per il complesso è veramente ottimo, specialmente le cambiate sono eccezionali perché ti rendi conto di quando sta cambiando e quando no. I pulsanti sono anch'essi di ottima fattura, niente da obiettare, il volante è veramente ottimo. Vi ricordo che il pregio per questo volante è veramente impegnativo, però secondo me i soldi li vale tutti perché è una fascia superiore rispetto ai volanti che si trovano commercialmente su internet. Grazie Coop, hai fatto veramente un ottimo lavoro.